Benvenuti nel secondo video del mobile parametrico. Come prima cosa selezioniamo i nodi che sono in alto, premiamo il tasto CTRL J in modo da formare una cornice. Poi spostiamoci sulla destra, sulla voce Node, e qui possiamo dargli un'etichetta, quindi la chiamiamo fianco sinistro. Questo ci permetterà di avere più chiarezza. Nello stesso tempo aumentiamo anche la dimensione del testo, mettiamo 34 pixel in modo che si legga meglio. Trasciniamo più in basso i nodi in modo da poter leggere meglio il titolo. Ecco, facciamo la stessa cosa per i nodi che stanno sotto, quindi selezioniamo i nodi, CTRL J e diamo il nome fianco destro, Aumentiamo il numero dei pixel in modo da permettere una migliore lettura del titolo. Ok. A questo punto introduciamo un nuovo nodo che si chiama Mesh Inline, quindi Shift A, andiamo su Mesh Primitive, Mesh Line. Diamo uno sguardo come funziona questo nodo su internet nel manuale di Blender. Mesh Line genera dei vertici in una linea e li congiunge, li collega con dei bordi, con dei segmenti. Vediamo che il numero dei vertici viene stabilito dalla variante count, in questo caso sono 10 vertici, numero dei vertici nella linea, e includono il vertice iniziale e il vertice finale. Ci interessa anche il discorso del mode, in quanto mode può avere due possibilità: offset, come quello che è impostato qui, oppure endpoints. A noi interessa endpoints perché ci permette di specificare il punto finale, il vertice finale della linea, in quanto il vertice iniziale è già previsto nello start location. Quindi torniamo al nostro lavoro. Per vedere come funziona proviamo a caricare la linea in Geometry. Diamo delle coordinate, passiamo in endpoints, diamo la coordinata 2 per esempio, e 2 anche sulla x punto finale, aumentiamo, mettiamo 2 come altezza, quindi abbiamo una x sull'asse x di 2 come punto di inizio e punto di fine sempre 2, quindi coincidente, la z inizialmente 0 e diamo un valore di 2 come punto finale, ecco che abbiamo una linea di 2 metri. Su questa linea sono disposti 10 vertici, compreso quello iniziale e quello di fine. A questo nodo dobbiamo aggiungere un altro nodo che si chiama Instance onPoints. Cosa fa questo nodo? Anche questo andiamo a vederlo sul manuale di Blender. Instance onPoints aggiunge un riferimento a una geometria per ogni punto presente nell'input della geometria. Quindi per ogni punto presente sulla linea può aggiungere una geometria. Quindi se noi per esempio colleghiamo mesh con points e a sua volta portiamo distanza alla geometria, quindi per comprendere meglio inseriamo il nodo cube, diamo delle dimensioni di punto 1 più piccoline, punto 1 0.1, e colleghiamo all'instance. A sua volta
colleghiamo l'instance alla geometry. Ecco qui che sono apparsi i cubi. Questi cubi prendono la posizione dei rispettivi vertici sulla linea. Infatti se noi andiamo a ridurre la variabile count, ecco, siamo a 8 vertici, sono in questo caso 8 cubi. Potevamo mettere delle sfere o qualche altra geometria, sarebbe comunque apparsa al posto dei vertici sulla linea. Ritorniamo, mettiamo 5. Concentriamoci quindi adesso sulla posizione della linea. Quindi prendiamo questi nodi e li spostiamo più giù. Inoltre abbiamo bisogno di valutare dei nodi che sono la larghezza, scriviamo reroute, così qui ci mette il nodo, poi con F2 lo chiamiamo altezza. Facciamo la stessa cosa per quanto riguarda la profondità. Quindi la larghezza, prendiamo anche lo spessore del fianco, perché anche questo ci servirà. Quindi direi che basta così per il momento. Adesso dobbiamo cercare di posizionare la linea al punto giusto. Quindi per posizionare la linea serviamoci innanzitutto dei vettori che ci permetteranno di operare sulle coordinate. Quindi prendiamo il nodo combine XYZ. Questo ci servirà per lo start location, duplichiamo. Questo ci servirà per l'end location, quindi il vertice finale. Duplichiamo ancora, questo ci permetterà di dare la dimensione diciamo al cubo, che in questo caso sono i diversi ripiani,